ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andiamo a vedere insieme il gameplay di FIFA e ne parleremo un pochino. FIFA, no, FC ragazzi, eSports FC 24. Sono prontissimo per la carriera giocatore che farò anche quest'anno. Penso di fare una punta un po' alla Mandzukic, un po' alla Haaland, un po' qualcosa di forte fisicamente, una torre. Voglio vedere un pochino se viene fuori qualcosa di un pelino più realistico e quindi anche una carriera giocatore un po' più difficile, perché dovrò per forza giocare coi compagni di squadra. In questo modo vedremo, però, queste sono le idee che ho in questo momento. Vedremo anche se fare una carriera allenatore, non lo so, vedremo. Però intanto ragazzi, voi iscrivetevi, lasciate un bel like se vi piace il gameplay, ma soprattutto parliamone qui sotto. Io andrei immediatamente a vedere di che cosa si tratta. Sono sul loro canale ufficiale ragazzi, quindi assolutamente nulla di spettacolare speciale. Andiamo. Welcome to EA Sports FC 24. My name's Timsy and I'm joined by two experts from the development team behind this year's game, Sam and Cancho. Guys, welcome. Hey, excited to be here. Hey, what's up? Today we'll talk about the trinity of technologies delivering this true-to-football level of authenticity. Hypermotion V, playstyles, and the revolutionized Frostbite engine. So let's just go straight into it. It feels like we have to start with Hypermotion V. So tell me, what's the V about? What's new this year? V stands for the volumetric capture technology. It's a game changer because this is one of the biggest gameplay innovation, and I think the best way to talk about this is to show it. Erling Haaland! Oh, tremendous goal! Remember that goal from Haaland against the Dortmund in the Champions League last year? We now have exactly the same motion in our game. Oh, can you believe Ok, questo lo avevano That detto. is actually incredible. That's the magic of Ma fa Hypermotion V. cagare, scusatemi. Hypermotion V completely redefines how we go from the real-world matches by using something called volumetric capture technology. Bello però. This has been a dream of ours for many years. Having the ability to get motion capture directly from the real players, the top players playing in the highest possible competitions, that's been a dream. Well, how is that even possible? There is a set of cameras in the actual stadiums all around the pitch, and with these huge matches played in front of the thousands of fans, we'll be able to capture the exact player motion that happens in the real games. So basically what you're telling me is if it's football, it's in the game. That is incredible. But will these new animations be everywhere across the game? Absolutely. We're talking about passes, shots, talking about tackles. We're talking about hundreds of new, never-before-seen animations. Movements that are even more authentic to the football than ever before. Especially those world-class actions that only a top player in a competitive match could possibly perform. Grealish, it's in! A well-taken goal, and no wonder he's off celebrating. So if Hypermotion V uses volumetric capture from leagues like the Premier League and the Women's Champions League, does that mean these top players are more authentic in the game this year? Absolutely. Think of Haaland at a full sprint, right? Nobody in the world moves like him. Oh. And this year, we can take his volumetric data to create his running style with more authenticity than ever. And even more, thanks to Hypermotion V, we essentially gone from a couple of dozen signature run styles to over 1,200. And with this real-world data, it just makes every player unique. And that's what's going into the game. So you play like Man City versus Liverpool, every player is going to be running a bit different. Absolutely sensational! That's right. It's not just the stars we had previously in our game, it's everyone on the pitch. Wow. So what you're telling me is Hypermotion V affects lengthy now. Lengthy is back, absolutely. With Hypermotion V, we have logged twice as many acceleration Lengthy, archetypes, ragazzi. which means more uniqueness, more differences, like in real life. That is incredible. And that's just the first big technology powering authentic gameplay in FC24. I know we could talk about it so much more and in great detail, but we have to move on. So let's talk about tech number 2. Tell me about these playstyles. So to put it simply, numbers can't always explain the things that great players are able to do on the pitch. Imagine Trent's signature whip cross, or the way that Vinny takes on defenders with his dribbling, or even Sam Kerr's instinctive style of finishing. So the playstyles really represent those signature abilities, adding that new dimension to the game that goes beyond just the ratings. It's more about the way you play. Yes, and each of these playstyles will have two Bello. tiers, playstyles Allora. and playstyle plus. Mi ha And Cancho. No, scusatemi. Guys, well, Mi ha spaventato un po' questa cosa, ragazzi. Adesso torno al punto giusto, un attimo. Mi ha spaventato un po' questa cosa, ma quando ho visto che ci saranno anche difensivi, perché io avevo paura, ho detto sì, ma partono tutti i giocolieri, playstyles a manetta. Invece c'è questo, block,
che mi è piaciuto molto. Guardate come si attiva, in che modo, guardate. Beyond just the ratings, it's more about the way you play. Yes, Bam. and each of these playstyles will have two tiers, playstyles and playstyle plus. So the playstyles are the signature abilities that make players unique, and the playstyle plus takes these signature abilities from special to spectacular. Amazing. And where did these playstyles actually come from? Ma è NBA. È NBA 2K, ragazzi. Hanno preso da NBA 2K i distintivi, praticamente. I stili di gioco sono i badge. Fisher ha il badge per piazzarla all'incrocio? E Fisher gioca nella Juventus, capito? Col numero 29. Abilities from special to spectacular. Amazing. And where did these playstyles actually come from? Just like Hypermotion V, we are using real-world data to power our playstyles. And we've partnered with Opta to inform certain playstyles to our players so they're as authentic as possible. Great. So what sort of gameplay boosts are we talking? I know a lot of people will want concrete examples from you, Sam. Well, there's so many examples to take off. I really prefer to have players who have a defensive playstyles. And those playstyles will unlock a stop ball tackle, a new feature that we introduced in FC24. Players who will have these playstyles will be able to perform a stop tackle motion. Pensate un attimo se questa cosa qui può essere utilizzata nell'online, nel pro club, tipo tu puoi fare un giocatore ultra difensivo con i tuoi badge difensivi, cioè sarebbe una figata il fatto che comunque hanno, secondo me sì, preso l'idea da NBA 2K. Pensate a creare un giocatore che ha i badge difensivi, un bel difensore centrale da usare nei campionati online. It's an action that will cleanly dispossess the opponent and perfect opportunity to take the counterattack and take the lead. And if you have the free kick specific playstyle, so that's going to give you that longer guiding line so you can see exactly where the ball is going to go and you can hit it into the top ends more regularly. Or the power shot. Power shot is a new mechanic we introduced last year, and this year the power shots playstyle really elevates this. You get faster to the ball, you shoot like a rocket. That's my favorite. Wow, that is amazing. How many playstyles are there? Do you have a number? In total, there are 34 brand new playstyles 34. in FC24, and they cover every aspect. And what I love about the playstyles, that's something that will truly define the players, make players more unique, and equip them with their true-to-life tendencies and signature abilities. Try to guess if someone has a power header, acrobatic shot, and power shot. Who is that? I think it's your favorite player, Haaland, right? Haaland. Haaland! Oh, tremendous goal! But this isn't in just one phase of the game, right? It's throughout attacking, defending, in midfield, everywhere. Absolutely. Like, for example, the finesse shot with Son, rapid dribbling with Vinicius Jr., tiki-taka with Jude Bellingham, Marta and Trinity Rodman both has a great playstyles combination for both dribbling and finishing. Basically, all your favorite players will have a unique combination of the playstyles that truly defines who they are. So, are we going to see these playstyles in any other game modes? Yeah, for sure. They'll help you make your pro more unique in clubs. They'll help you create that perfect ultimate team. They'll even allow you to personalize your player in career to make your player play just the way you want them to. Amazing. So, Lo I sapevo. know I don't have the real world attributes to be a trickster, but I would want the trickster playstyle plus, I think. It's the bruiser playstyle plus for me. You don't look like a bruiser, though. You're a lovely man. I just want to smash people. Nobody's getting by me. Well, that brings us to our third in the trinity of technologies this year. What can you tell the people about the revolutionized Frostbite engine? So, as people have noticed throughout this deep dive, the world's game has never looked better than it does this year. The game looks Raga, però possiamo vedere un attimo una cosa. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei difensivi. Non male. 1, 2, 3, 4, 6 per la fisicità. In più abbiamo qua un'immagine della creazione del personaggio. Ancora Maverick, virtuoso. Ok. Però ci sono i badge. Bisognerà capire bene come si comporta questa cosa. Ma ci sono le cose dell'anno scorso. Vabbè. Oh,
sicuramente hanno aggiunto robe. Per forza. Is the Bruiser playstyle plus for Per Can you tell the forza. people about the revolutionized Frostbite engine? So, as people have noticed throughout this deep dive, the world's game has never looked better than it does this year. The game looks amazing. The players' bodies, their faces, the lighting, the pitch, even the way the fabric on the kits wraps and moves around the players. There's so much more detail and realism in the visual experience we bring in this year, and there is something that I've never seen before. Amazing. I know we want to save a bit of these details for the presentation deep dive. But hopefully, what we've shown already has started to get people excited. Well, I certainly can't wait to start playing, and thank you both so much for taking us through Hypermotion V, play styles, and of course, the revolutionized Frostbite engine. Been a true pleasure. Thank you for having us. Thanks, Tim Z. We'll see you Allora. back soon for more deep dives. Welcome to the club. Allora, non male. Non male, però, ragazzi, assolutamente non tutta questa grande novità, lo sapevamo, però ci sono i badge. Questi badge a me piacerebbe tantissimo vederli più... come posso dirvi, ragazzi? Cioè che contino veramente qualcosa in campo. A me piacerebbe vedere un giocatore scarso che è veramente scarso. Un giocatore che ha 50 in velocità che ha veramente 50 in velocità. Mi piacerebbe vedere veramente... L'anno scorso abbiamo visto tanta roba migliorata, sicuramente sotto l'aspetto dei giocatori. Ma quest'anno stanno pompando molto, giustamente, perché c'è anche il cambio di brand. Però voglio vedere di più. Darmi un'idea di più simulativo in campo è difficile, perché il brand lo conosciamo. Però se c'è una lentezza in più e il fatto che appunto dipenda dai badge, se poi uno è veloce, se ha uno scatto un po' più forte, se ha magari quel guizzo in più per poter andare a rete, beh allora per me fanno centro. Però io credo comunque che sarà un gioco bene o male, da quello che ho visto. Non abbiamo visto tutta sta grande novità, a parte alcune movenze, ovviamente, movimenti dei giocatori. Molto bello vedere il campo, come sempre. Al primo impatto ogni anno è sempre un piacere per gli occhi vedere i giocatori in campo, il gameplay. Però quando ci si abitua, inizi a capire un po' i meccanismi, ritorni nei soliti FIFA. Quindi spero che questa storia qua dei badge dia un po' più di varietà al gioco. Cioè devono essere proprio cose che secondo me devono contare in campo. Anche il fatto quello della falcata, dello scatto. Io voglio che il difensore venga brasato se io attivo quel badge. Se ho quel badge e il difensore che ho davanti è lento, è un difensore centrale lento, lo devo superare in velocità. Ovvio che poi devono bilanciare il tutto, sapete che cosa vuol dire, no? Cioè non possono fare troppo questa cosa, perché se non è bilanciato fai 20 gol a partita, ma li fai lo stesso. Anche l'anno scorso finivano 5-4, sia in Ultimate Team che in carriera. Non lo so. Mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa di più lento. Credo di aver visto un piccolo miglioramento e credo di aver visto anche che i badge possono servire a qualcosa di importante. Però ho bisogno di altro. Non mi è bastato. Non so voi se questa piccola parte può avervi detto qualcosa. A me ancora serve altro. Non me la sento di parlare e di darvi un voto o delle aspettative. Non abbiamo visto niente. Ok, neanche stavolta. Speriamo che più avanti possiamo vedere qualcos'altro di interessante. Comunque, ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione qui sotto. Vi ricordo che ovviamente qui lo giocheremo, vedremo un pochino anche che tipo di carriere fare. Un abbraccio, un bacione, vi aspetto perché voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, perché abbiamo appena visto un gameplay e questa volta era veramente il gameplay in campo. Fatemi sapere. Vi aspetto.